Buongiorno a tutti, io sono Lodovico Dincau e questa è la masterclass di Excel. Allora, siamo arrivati alla parte delle formule e andremo oggi a vedere la funzione cerca X. È una funzione più evoluta del cerca verticale e del cerca orizzontale perché permette anche di fare cose combinate come la gestione del se errore, il confronta e altre cose. Quindi oggi andremo ad approfondire meglio questa funzione. Non che queste funzioni che abbiamo visto nella scorsa lezione vengano a meno, però il cerca X è più evoluto e magari una volta compreso può essere più semplice utilizzarlo. Io comunque spesso continuo ad utilizzare anche il cerca verticale e il cerca orizzontale, quindi sta un po' a voi poi capire quale funzione utilizzare tra le due. Che cosa ci permette di fare il cerca X? Praticamente se noi andiamo qui, ad esempio, abbiamo una tabellina, ok? E noi nella precedente lezione vedevamo che attraverso la prima chiave, quindi attraverso questo campo qua, piuttosto che attraverso quest'altro campo qua, andavamo sulla destra col cerca verticale a restituire un risultato. Quindi magari cercavamo Snaker e ottenevamo come risultato il 10, dando la terza posizione dal punto di ricerca, perché il cerca verticale abbiamo sempre la chiave a sinistra e il campo ricercato, quello che andrà a restituire, sarà sempre a destra. Non possiamo andare a fare ricerche verso sinistra. Specularmente a questo anche il cerca orizzontale, come abbiamo visto, fa la ricerca in orizzontale, però va sempre a restituire la prima occorrenza che va a trovare sotto, quindi va in sequenza e si cerca appunto il risultato e non può andare indietro. Invece il cerca X ci permette di fare questo e anche oltre. Allora andiamo a vedere un risultato, anzi prima vediamo un attimino la sintassi. Qui vi ho preparato un tab dove vi riporto la sintassi della funzione, adesso ve la spiego molto velocemente, poi passiamo alla pratica. Come sempre, per chi è abbonato, in descrizione a questo video trovate il link per scaricare questo esercizio e fare un po' di pratica e averlo appunto nel vostro PC personale. Se non siete abbonati, magari pensate ad abbonarvi, così avrete accesso a tutte a questi file che rendo disponibili a tutti e avrete anche altri vantaggi. Allora, vediamo un po' la funzione. Quindi la funzione praticamente cerca X ha 6 argomenti, 3 sono obbligatori e 3 sono facoltativi. Ecco qua i 3 argomenti obbligatori e i 3 argomenti facoltativi. Allora, il primo argomento obbligatorio è sicuramente il valore che noi vogliamo andare a ricercare. Il secondo argomento obbligatorio è la matrice di ricerca, quindi ad esempio in ricerca verticale è la colonna dove noi vogliamo effettuare la ricerca del nostro valore. Il terzo argomento è la matrice restituita, quindi io quando trovo il risultato dal mio valore che sto ricercando, decido quale colonna deve essere usata per avere il risultato. Invece il cerca verticale noi facevamo un'area e poi appunto colpivamo la colonna numero che sceglievamo. Invece col cerca X su questo argomento matrice restituita decidiamo noi la colonna che sia a destra sia a sinistra che sia 100 colonne più a destra, non importa, noi selezioniamo esclusivamente quella colonna che vogliamo come risultato, non assegniamo più un numero fisso. Poi qui che cosa c'è? Ci sono 3 argomenti facoltativi, praticamente qui ci permette di mettere un argomento che se il valore ricercato non è trovato compare un messaggio alternativo, cosa che con il cerca verticale e il cerca orizzontale dovevamo utilizzare la funzione se errore, invece qua è già integrato. Poi sempre facoltativo c'è la modalità confronto, quindi se noi non mettiamo niente lui fa sempre corrispondenza esatta, poi quando andiamo nell'esercizio lo vediamo. Quindi se io ricerco il valore Pippo devo trovare il valore Pippo, se trovo Pip non me lo dà corretto, se invece ad esempio metto meno 1 trovo, scusate, sì, meno 1 trovo magari la corrispondenza successiva. Questa cosa qui è buona quando si utilizzano i numeri. Comunque tra poco arriviamo all'esempio. L'ultimo, che è la modalità ricerca, decidiamo praticamente se restituire il primo valore che troviamo, perché magari abbiamo più occorrenze, quindi decidiamo di fare la ricerca dall'alto piuttosto che dal basso. Allora, capita un attimino la sintassi, andiamo nella pratica che così si capisce meglio il tutto. Allora, questo è il primo valore che io vado a ricercare, vedete? Qua c'è il cerca verticale. Che cosa si fa praticamente? Vedete, io qui ho messo praticamente il cerca X. Perché ho scritto cerca verticale? Perché è lo stesso risultato che otteniamo col cerca verticale. Se faccio F2, entro in modifica, facciamo anche un po' di zoom e vediamo la formula. Vedete, io faccio cerca.x al posto di cerca verticale, apro la tonda.
vedete che poi lui sotto mi suggerisce tutti gli argomenti che abbiamo appena visto, quindi gli do il valore da ricercare che è questo, quindi quando apro la tonda, ok, basterà selezionare H9, vedete, e lui scrive H9, ovviamente se l'avete già scritto lo scrivete voi. Poi si fa un bel punto e virgola e si passa all'argomento successivo. Matrice di ricerca, vedete, io ho messo CC perché sto cercando i valori dello snaker, quindi i valori tipo di prodotto, vedete, io sto cercando lo snaker, quindi seleziono semplicemente tutta la colonna CC, vedete, io seleziono quest'area qua, faccio una ricerca solo su questi record, se invece la seleziono dall'intestazione da dove avete la lettera, seleziono tutta la colonna e lui farà la ricerca fino in fondo al foglio. Poi, che cosa vado a fare? Vado a fare praticamente la matrice restituita, e ecco qua il plus della funzione cerca x. Praticamente io qua gli do la colonna che voglio avere come risultato. Ovviamente deve essere uguale. Se io qua seleziono quest'area, scusate, se seleziono la matrice di ricerca e la seleziono così, anche la matrice risultante deve essere uguale, ok? Non possiamo farla anche sfalsata, deve essere uguale ovviamente, perché dopo lui quando trova questo va a destra del numero di record che ha trovato, quindi se vado al 4 lui va al 4 anche qua, se la faccio così al 4 andrei e restituirei il risultato che c'è qua sotto, ok? Quindi è sempre importante farle uguali. Ecco, fatto questo, praticamente voi premete invio e avete il risultato, vedete, scrivo Snaker e lui mi dà la prima occorrenza come risultato, non mi mostra il 20, il 50, il 20, mi trova sempre la prima. Tant'è che se io qua scrivo tacco donna, ok, mi dà appunto 70 ed è giusto così. Vediamo la seconda soluzione. Se io qua ci scrivo al posto di Snaker, ci tolgo una R, io sto cercando un valore che nel mio elenco non c'è. Vedete che questa qui è andata in errore perché non trova appunto risultato. Col cerchio verticale noi facevamo il 6 punto errore, però in realtà basta sofisticare un po' di più questa formula. Vedete, noi avevamo fatto questo, vediamo quella sotto che è quella ottimizzata. Se facciamo anche un bel zoom, vedete qui è tutto uguale a prima, solo che sull'argomento successivo gli ho detto guarda, se non trovato all'interno delle virgolette ci metto il risultato che io voglio che ottenga. Se scrivo AAA, ok, quando avrò errore qui comparirà AAA, quindi potete scrivere veramente quello che volete. Se avete errore potenzialmente potreste andare anche a mettere un'altra formula su questo spazio e lui fa la formula alternativa. Allora, vediamo la corrispondenza. Ok, vedete, facciamo F2, quindi andiamo a evolvere sempre un po' di più la nostra formula. Qui che cosa sto facendo? Praticamente sto cercando il valore 20, quindi sto cercando il valore 20 sulla colonna H, perché la matrice di ricerca è H2, H5, ok? Quindi è questa colonnina qua. E poi che cosa sto facendo? Mi dai come risultato, vediamo qui, G2, G5, quindi faccio la ricerca sulla colonna H e voglio come risultato questa cosa qua. Quindi io qui vado a cercare il valore 20, ok? Quando lui trova il valore 20, lui mi deve dare il risultato. Vedete che qui però mi dice il valore 20, se vedete qui non c'è, quindi mi dice giustamente quello che io ho selezionato qua, non trovato perché non ho trovato. Me lo dice non trovato perché qua giù in fondo che cosa ho dato? Se io tolgo anche questo argomento qua, vedete che comunque lui dà sempre non trovato, perché se andiamo qui e andiamo a fare un bel punto e virgola, andiamo sulla modalità di confronto, lui se non mettiamo niente, lui mette sempre 0 di default. Ok, se invece io dico, guarda, corrispondenza esatta o elemento successivo più piccolo, ok, io faccio doppio clic e lui mi scrive -1. Se io faccio invio, vediamo che adesso lui mi trova mele, perché abbiamo detto appunto corrispondenza esatta o elemento successivo più piccolo, quindi elemento successivo più piccolo al 20, che cos'è? Quello successivo più piccolo è il 10 e ecco qua che è meno. Se io invece volessi quello maggiore, vedete, corrispondenza esatta o elemento successivo più grande, quindi in questo caso dal 20 mi restituirà banane perché 50 è il successivo più grande che c'è, quindi facciamo così e ecco che io ho come risultato banane. Questo è interessante come opzione. Quindi se non trovo il valore, quando vado a fare una ricerca numerica, posso andare ad utilizzare questa opzione che è molto interessante. Questa va bene magari se fate cose con le pagelle, con i voti, con queste cose qua, è molto utile come ricerca. Ad esempio dovete cercare il voto 8,4 e magari volete dare un 8,5 come risultato quando è 8,4,
fate la ricerca 8,4 e date la corrispondenza maggiore o inferiore. Poi un altro esempio, anche il cerca orizzontale, vabbè l'abbiamo visto nel cerca verticale, ma qui vado a fare la ricerca di questo valore, ok, quindi cerco questo valore qua, su che matrice lo vado a ricercare? Io sto cercando il mese, quindi seleziono la colonna dei mesi, in questo caso qua, e poi gli dico guarda mi dai il risultato, questa riga qua, quindi quando lui troverà marzo, ok, mi restituirà 50. Ovviamente anche qui se io lo sposto su e giù, vedete adesso lui mi darà il risultato di banane, quindi qui mi darà 60, ok? Quando voi fate F2 qua compaiono tutte le celle che voi state utilizzando nella formula e potete anche andare a spostarle, andate col cursore qui dove c'è il bordo, vedete che cambia e diventa appunto un cursore di questo tipo qua. Quando cambia così voi potete trascinare e cambiate l'argomento, quindi anche qua potete cambiare la riga facilmente senza andare a scriverla manualmente o riselezionarla. Ok, questo è il primo passo, quindi diciamo che abbiamo visto le funzionalità base che più o meno facevano anche il cerca verticale. Adesso vediamo un'altra cosa che era possibile anche col cerca verticale, ma era un po' più complicata, o meglio, era un po' più semplice col cerca verticale, però anche qui possiamo farla e possiamo fare anche qualcosa un po' meglio. Diciamo che vi ho fatto un tab dove vi fa vedere i caratteri jolly, perché in Excel esistono i caratteri jolly, esiste il punto di domanda che lui ricerca un solo argomento, quindi se io metto ad esempio cioè c'è snacker così, io faccio la ricerca praticamente di un solo carattere. Se invece metto così, faccio la ricerca su due caratteri, quindi prendo tutto il valore che è snake e poi qualsiasi valore ci sia nei due caratteri successivi. Se ne metto 3, qualsiasi valore ci sia nei 3 caratteri successivi. Se invece io metto asterisco, ok, io faccio snake e poi qualsiasi valore ci sia in tutti i caratteri successivi, quindi l'asterisco cerca qualsiasi tipo di occorrenza che io trovo nella mia serie, insomma lui cerca snake e poi mi trova tutte quelle che hanno i valori qualunque essi siano qua, qualunque, cioè possono essere anche 10 lettere successive, lui le cerca tutte. Invece il punto di domanda, quando lo mettete, lui cerca solo un carattere dopo questa parola qua, solo un carattere. Se poi qui ce ne sono altri, ok, lui non darà appunto il risultato. Se io cerco, ad esempio, facessi una ricerca di questo tipo, ok, io troverei ad esempio, vedete che anche qua c'è un esempio, ma comunque qui NEC potrei avere AR, poi potrei avere BR, ok, e questi due qua me li dà tutti e due buoni perché il punto di domanda me lo seleziona per buono. Se io qua però ci metto punto di domanda, lui qua si aspetta di trovare un carattere, quindi lui mi cercherà queste due, però poi non trova perché punto di domanda seleziona il primo carattere e il secondo. Se poi io qui non ci scrivo l'R non lo troverebbe, ok, quindi è proprio sul carattere singolo il punto di domanda. Bene, quindi andiamo a vedere un esempio di come si utilizza nel cerca X. Qui ho sempre il mio valore da ricercare, vedete che qui c'è snake, ok, se ci metto la R, vedete che qua non me lo trovo perché sto cercando il carattere jolly, ok, quindi andiamo a vedere come funziona. O meglio, se qui faccio anche così, vedete che non funziona nemmeno così. Quindi andiamo a vedere un attimino la formuletta. Praticamente facciamo anche uno zoom, quindi io qui che cosa faccio? Faccio il valore ricercato, ok, che è H4, and, ok, quindi concateno questo valore e il valore che andate dopo l'end deve essere sempre all'interno delle virgolette, quindi qua vado a cercare solo un carattere successivo a questa parola qua, che è un po' come vedevamo prima, sneake R, quindi cerco un punto di domanda alla fine, ok? E quindi lui qua andrà a cercare tutti i valori, mi restituirà ovviamente il primo valore che trova come risultato, dove c'è snake e qualsiasi cosa ci sia poi nel primo carattere successivo. Poi gli do sempre la matrice di ricerca, la matrice di uscita e gli dico praticamente non trovato se non trovo appunto l'occorrenza. E ecco qua, punto e virgola, bisogna appunto mettere il 2, vedete che è lo stesso argomento che vedevamo prima, solo che qui c'è scritto appunto corrispondenza jolly, vedete, bisogna dirgli corrispondenza carattere jolly. Quando noi utilizziamo il punto di domanda o l'asterisco, dobbiamo mettere l'argomento numero 2 qui, invece col cerca verticale non serviva mettere questo argomento, si metteva il punto di domanda o l'asterisco e lui funzionava di default. Ok, quindi facendo così funziona. Vediamo quella sotto che tipo di ricerca appunto
vediamo che se mettiamo ad esempio l'asterisco al posto del punto di domanda, e io qua ci tolgo la E ad esempio, vedete che l'asterisco comunque lo trova perché trova tutti i caratteri che sono successivi, come vi spiegavo prima. Quindi valutate bene quando dovete utilizzare il punto di domanda piuttosto che l'asterisco. Adesso mettiamo a posto. Poi il tipo di ricerca, appunto noi abbiamo detto che il cerca X, il cerca verticale, il cerca orizzontale restituiscono sempre il primo valore trovato nella ricerca, quindi se io cerco in questa colonna lui parte dall'alto e scorre verso il basso. Quando trovo il valore mi dà il risultato, però noi magari vorremmo ottenere l'esatto opposto, vogliamo partire dal basso e avere il primo risultato buono che troviamo partendo dal basso. Quindi si utilizza la ricerca, quindi qua giù dove abbiamo dato l'argomento col carattere jolly che era il 2, facciamo un altro punto e virgola e qui ci dice guarda, ricerca dal primo all'ultimo, ricerca dall'ultimo al primo, oppure ricerca binaria ordine crescente, ricerca binaria ordine decrescente. Tendenzialmente si utilizzano solo i primi due. Quindi ricerca dal primo all'ultimo è quello di default, se non lo mettete lui mette sempre 1. Ricerca dall'ultimo al primo, se mettiamo appunto meno 1, vedete che appunto sopra ho 10 perché parte dall'alto verso il basso, eccolo qua. Invece sotto che ho messo appunto meno 1 parte dal basso e va verso l'alto, ecco che ho il 20. Quindi questo è il carattere jolly e la ricerca. Andiamo nell'ultimo esempio, andiamo a vedere come combinare il cerca X in modo da avere ad esempio questo risultato. Io vado a fare una ricerca su questa cosa qua con un argomento, ad esempio qui vedete ho la mensilità che vado a ricercare, allora se metto marzo vedete che sotto appunto cambia il risultato. E con un altro argomento faccio il cerca verticale, quindi cerca verticale più cerca orizzontale e vediamo come farlo con il cerca X. In realtà col cerca X è un pochino più semplice perché utilizziamo sempre la stessa identica funzione. Quindi come funziona? Cerca X, scegliamo che cosa fare. Allora, per prima cosa diamo il primo valore, quindi nel mio caso per prima cosa vado a fare il cerca verticale, quindi B9, seleziono questo valore qua che è B9, vedete? Quindi cerco appunto il valore in verticale. Poi che cosa gli dico? Vai a farmi la ricerca, ok, nella matrice che va da A2 ad A5. Ok, quindi io cerco appunto questo valore qua all'interno di quest'area qua. Ok, quindi quando trovo arance lui arriva al secondo record. Poi che cosa gli dico? Punto e virgola, gli devo dare praticamente la matrice, ok, la colonna che mi deve restituire. Ora tendenzialmente noi qua selezionavamo la colonna d'uscita, quindi magari selezionavamo la colonna da B2 a B5 e qui se c'è scritto arance, ok, mi restituirebbe 60, ma io invece devo fare anche un cerca orizzontale, quindi faccio un altro cerca X e il secondo cerca X diventa un cerca orizzontale. Quindi andiamo a vedere come l'ho fatto. Praticamente io gli dico guarda cercami sempre un valore, ok, è speculare, quindi voi fate il primo cerca verticale su questa retta piccola qua, poi il cerca orizzontale lo facciamo un po' più esteso, facciamo C9, quindi andiamo a ricercare questo valore che cerchiamo appunto la mensilità, poi gli diamo sempre la matrice, speculare anche il cerca verticale che abbiamo fatto qua col cerca X, e quindi gli do questa matrice qua tutte le mensilità, sempre la sua riga. E poi ecco qua la chiave per fare appunto il cerca verticale col cerca orizzontale combinato utilizzando appunto solo il cerca X. Qui gli diamo questa matrice qua, gli diamo da B2 a M5, quindi selezioniamo questa area qua. Che cosa succede quando faccio questa cosa qua? Quando io cerco B9, lui che cosa fa? Si seleziona su questo record qua, ok? Si seleziona su questo record qua. Quindi lui come risultato qui andrà sul secondo record perché ha trovato arance qui, quindi lui leggerà questa cosa qua. Poi faccio il cerca X e faccio C9, quindi aprile, quindi col cerco orizzontale poi vado verso destra, ecco che arrivo ad aprile e quindi lui leggerà questa colonna qua come risultato. Se noi incrociamo le due cose, andiamo in verticale di qua, andiamo in orizzontale di qua, ecco che si scontra qua dove c'è il 10. Non importa se qui c'è la matrice, ok? Perché col cerco orizzontale io vado verso destra, però la matrice poi viene tagliata dal cerca X che abbiamo fatto in precedenza, che sarebbe il nostro cerca verticale. Quindi poi lui taglia appunto questo record, non prende mai tutta la radice tutta la matrice quando fate questa cosa qua, ok? Viene sempre filtrata dal primo cerca X col secondo cerca X. Poi ovviamente la sofisticate, gli potete dire codice non trovato, se volete ci mettete
l'occorrenza appunto 0, corrispondenza esatta. Ovviamente la corrispondenza esatta, se non la mettete, lui mette 0 in automatico. Quindi vediamo che appunto se ci metto maggio, ok, ecco che esce 35. Se ci metto limoni, ecco che esce appunto 60. Ok, questo è il modo appunto per combinare i cerca X e fare una ricerca all'interno di una matrice. Bene, anche con questa lezione è tutto. Se è stato di vostro gradimento lasciate un bel like al video, se non siete iscritti iscrivetevi al canale. Vi ricordo, se volete sostenere questo canale, se vi fa piacere quello che pubblico e credete in quello che sto facendo, magari pensate a premere il bottone abbonamento sotto il video e magari stipulate un abbonamento per appunto aiutarmi a sostenere tutto quello che sto facendo. Vi ringrazio molto per l'attenzione, ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao!